Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di un orologio che ho acquistato per un utilizzo giornaliero, un orologio per il quale non avere problemi di rotture, di graffi, di urti, eccetera, cosa che su orologi con un prezzo un po' più elevato delle volte si hanno. Un orologio che avesse una specifica un po' come piace a me, orologio resistente, ma soprattutto che avesse una rievocazione un po' storica di un modello particolarmente conosciuto non soltanto a livello di referenza ma anche di brand. Questo deve essere un orologio che segue un po' quelle caratteristiche di cui vi parlo sempre, no? I 4 Hz di frequenza, i 28.800 alternanze ora, perché a me piace sentire l'orologio che canta come un cardellino, ma poi che fosse un po' diverso dal solito. Difatti questo Zodiac Super Seawolf che ho acquistato, quando l'ho acquistato avevo un po' qualche dubbio che poi è finito per svanire nell'utilizzo, perché per parlare degli orologi bisogna un po' prima conoscerli, un po' come anche voi conoscete i vostri orologi con i quali siete entrati un po' più in sintonia con il design, magari quando lo avete acquistato invece non vi convinceva molto e poi con l'utilizzo invece ci si è affezionati, cose che possono capitare un po' a tutti. Io ero un po' in dubbio quando ho acquistato questo orologio, sinceramente, perché aveva alcune caratteristiche che non erano proprio congeniali alla mia forma mentis, ai miei requisiti. Una di tutte, per esempio, il deployante, ma la vedremo poi fra poco. Quello che mi ha poi spinto a fare questo video è stato l'utilizzo continuo anche proprio sul campo, quindi non l'orologio da utilizzare per le solite attività di routine, ma orologio da utilizzare durante lo sport, durante, non so, una vacanza al mare, quindi senza paura di andare a graffiarlo sulla sabbia, eccetera, cose che ho testato sul campo proprio con questo orologio e difatti voi lo vedrete dopo aver vissuto tutte queste vicende, quindi ci accingeremo a vedere quello che Zodiac oggi presenta su una fascia di prezzo che va dai 900 euro circa a seconda delle offerte ai 1400 euro che è il listino di presentazione per questo Seawolf con dei colori neutri, perché la mia particolare richiesta era quella di avere un orologio con un quadrante nero con degli indici riconoscibili e che non fosse colorato come le referenze che negli anni 60-70 diedero questa splendore a livello anche popolare proprio a Zodiac, nonostante Zodiac comunque sia una casa svizzera già presente dall'800. Bene, quindi iscrivetevi a Watch Fun e andiamo a vedere subito immediatamente questo orologio, lo proveremo, lo osserveremo e ci faremo anche poi qualche idea all'ultimo. Prima di parlare degli orologi bisognerebbe prima viverli, conoscerli per capire alcune caratteristiche anche di comportamento. In questo caso lo Zodiac Super Seawolf che stiamo vedendo in questo momento storicamente appartiene ad un esemplare presentato nel 1953 a Basilea e qui ritroviamo quei canoni di design che riconducono nella loro essenzialità agli orologi vintage degli anni 60. Stiamo vedendo anche il bracciale Jubilee, è anche un esempio per rivestire al meglio quella che è la conformazione poi del polso. Una cosa particolare di questi orologi è che non riprende delle linee che nel tempo sono state influenzate da design iconici come quello del Submariner. Non troviamo i classici pallettoni che vediamo ancora oggi per esempio sui Seiko, ma qui è un orologio che vive diciamo non all'ombra di nessuno, perché Zodiac ha riproposto questo orologio proprio con una rievocazione in chiave moderna, andando a evolvere quelli che sono anche l'utilizzo dei materiali. Per esempio l'inserto della ghiera è realizzato in vetro minerale, il vetro che vediamo è un vetro zaffiro con tipica curvatura che determina anche il flashness del vetro stesso, questo piccolo loop con rivestimento in PVD che è notevole proprio per i riflessi che potete vedere anche in questo momento. Le sfere sono con degli indici applicati, guardate anche la cura dei dettagli del quadrante di questo Super Seawolf. E poi una cosa caratteristica che adesso vi faccio notare, poi passeremo alla descrizione del
componentistica dell'habillage strutturale di secondo piano. Guardate l'inserto della ghiera, questa è una ghiera, vi dicevo, in vetro minerale, sentiamo anche il funzionamento. È una ghiera che ovviamente trova la sua locazione anche nella fascia di prezzo dell'orologio, qui siamo fra i 900 e i 1400 euro, ma data la presenza di un solo numero, il 30, quindi ad ore 6, non abbiamo la comparsa quindi degli altri numeri, noi possiamo affidarci per poi il calcolo dei minuti trascorsi alla seconda ghiera dei minuti che troviamo in questa parte, nella parte interna, con questo tipico colore un po' sul vaniglia, dove possiamo andare poi a determinare il calcolo secondo il punto di misurazione che possiamo prendere dalla sfera dei minuti. E andando a girare, ecco, ci posizioniamo sulla stessa ad ore 12, andiamo a vedere la parte del profilo. La parte del profilo è molto interessante, a parte che l'orologio, ovviamente rispecchiando quei tipici canoni di orologi prettamente diver, è totalmente satinato, e questo è una buona cosa anche per, fatemi dire, anche la manutenzione dell'orologio, perché le uniche parti lucide la vediamo solo nelle anse molto pronunciate, dove abbiamo il punto di attacco del nostro bracciale, un bracciale Jubilee. Il punto d'attacco, quindi vi dicevo, è proposto con queste due anse che sono satinate sulla parte laterale, molto semplice la lavorazione, e lucida su questa parte. Questo potrebbe facilitare poi il compito di lucidatura quindi dell'orologio. Oltretutto la ghiera che stiamo vedendo, il punto di innesto è pulito, quindi anche di facile rimozione su questo orologio. Andiamo a vedere adesso la corona. Mi avvicino per definire anche il tipo di avvitamento che ha la corona, è a pacchetto, lo vediamo in questo caso, a vite, quindi è leggermente nascosta, ecco, la andiamo a tirare fuori ed eccola qua. È una corona che non dà nessun tipo di fastidio o di puntamento durante l'attività, così facciamo anche un cambio data, vediamo un attimino anche il rispetto di quella che è la specifica riguardo alla tolleranza riguardante il cambio data. Andiamo a vedere, perfetto, siamo a meno 2 minuti per il processo di cambio data, che è quasi istantaneo. Altre cose che andiamo a vedere durante la chiusura, questa, eccola qua, abbiamo un facile aggancio della corona, la corona che ovviamente vedete anche con l'incisione della Zodiac, e questa è in primo piano stiamo vedendo anche le lavorazioni della cassa, e qui ci spostiamo sulla parte laterale, perché oltre a vedere la zegrinatura della ghiera, che è di facile presa, anche perché se vedete eclissa anche un po' quella che è la corona, quindi di facile presa, ripeto, per non so, calcolo di varie tempistiche. Andiamo a parlare dello spessore. Questo è uno spessore che andarlo a vedere così lo misuriamo in, ecco, 13,52, però su questo orologio dobbiamo anche parlare di spessore percepito, perché se 13,52 è lo spessore nominale fra il flashness del vetro e l'imbutitura anche del fondello, vedete è un fondello molto conico, dobbiamo parlare anche di spessore percepito, perché lo spessore percepito dell'orologio è sicuramente minore. Quando avete al polso questo orologio non dovete considerare la visione circa del fondello, sul primo gradino del fondello, per andare a eliminare tutta questa parte che stiamo vedendo, che va a compensare un po' anche la lavorazione del mio stecco per evidenziare lo spessore. Quindi in pratica voi quando andate a indossare l'orologio è come se aveste esposta questa parte. Vi ho parlato poi del discorso anche dell'angolazione delle anse, che devono riprendere, ecco, il profilo del vostro polso. Infatti lo andiamo a provare giusto per mostrarvi quello e spiegarmi meglio in quel che dico. Quando voi avete l'orologio al polso, eccolo qua, avete un orologio che ha sicuramente uno spessore apprezzabile, vedete, siamo sotto il dito, ma quello che è visibile poi alla fine è soltanto quello che vi dicevo,
una parte di spessore del fondello, quindi questo gioca a favore dell'orologio in termini proprio di questa caratteristica, perché ci sono alcuni orologi, vi ho parlato per esempio anche di Tudor, dove lo spessore è netto, una spalla netta quasi a 90 gradi, dove prende tutto lo spessore dell'orologio, quindi arriviamo anche lì alle spessori considerevoli riguardanti quelli che abbiamo già visto in passato e che ancora vedremo. Quindi questa è una caratteristica molto interessante, la lavorazione laterale dell'orologio, affinché abbia un'estetica che vada ad ingannare leggermente l'occhio della persona o anche dell'utente stesso dell'orologio. Interessante invece la parte posteriore, vi stavo dicendo, ben lavorata, incisa, guardate anche il simbolo di Zodiac come è ben rappresentato sul fondello a vite, chiaramente come stiamo vedendo, con il numero di referenza, la specifica riguardo all'impermeabilità, che sono i 200 metri, quindi un orologio comodissimo da usare in tutte le occasioni, anche perché unito poi a caratteristiche di leggerezza ha il punto di forza proprio di questo strumento. E adesso andiamo a chiudere il deployante. Il deployante di questo orologio è un deployante che con delle molle di smorzamento, lo state vedendo in questo momento. Questo non vuol dire che noi andiamo ad indossare una muta e quindi abbiamo questa piccola lieve estensione la cui sommatoria potrebbe fare una maglia, anche perché lo avremo un po' stretto. Poi dal punto di vista dello spessore della muta non so se è possibile utilizzarlo, ma questo serve in particolar modo quando l'orologio è utilizzato per andare, ecco, in determinati casi, ecco, a smorzare, come stiamo vedendo in questo momento, lo stress che viene provocato sui perni e quindi sulle spring bar. Noi guardiamo, certe volte facciamo movimenti particolari, per chi ha un polso con un orologio che alcune volte un po' stretto, o anche l'asco dove va in battuta proprio della mano in questo punto, ecco, alcune volte non so, andare in moto eccetera crea uno stress proprio sulle anse. Col tempo e con il sudore a lungo andare le anse potrebbero anche indebolirsi, ma non è questo tanto quanto questo il problema. Il problema è evitare qualsiasi tipo di stress proprio sul punto d'attacco dell'orologio, quindi scaricarlo direttamente sulle molle all'interno del deployante, andando a togliere. Inutile dire che l'orologio con questo bracciale Jubilee è molto molto comodo, anche perché favorisce anche quello che è la riduzione di peso stesso dell'orologio. Andiamo a vedere cosa, ecco, succede sul deployante. Questa è la realizzazione del deployante, lo stiamo vedendo in questo momento con i suoi dentini che vanno a innestarsi all'interno del nostro bracciale. In tal caso il deployante è possibile anche sostituirlo a caso mai ci fossero poi dei problemi. Io non sono molto favorevole per i deployant, però con questo genere di deployant molto semplice e facile anche la sostituzione con alternativi, salvaguardando quello che poi è il design del cinturino, del bracciale, scusate. Abbiamo, ecco, le spine di regolazione dell'orologio sono delle spine che non prevedono delle viti, come stiamo vedendo, però questo è sicuramente un orologio che con questo bracciale può essere comodo. Io vi stavo dicendo particolari favorevoli riguardanti il comfort di questo orologio, il peso, perché il peso andiamo a misurarlo insieme. Abbiamo un 125 grammi con bracciale Jubilee che diventano poi 80 grammi se andiamo ad utilizzare questo genere di bracciale, il quale è molto indicato su un diver che ci riporta indietro di qualche decina d'anni fino alla creazione dei propri antenati. Andiamo a vedere quello che riguarda adesso la misurazione di un orologio che è molto, andiamo a vedere, misuriamo bene, azzeriamo. Ecco, la misurazione sul diametro 40.5 è netto, sembrerebbe quasi un 39 mm dall'aspetto. Sulla larghezza invece delle anse abbiamo un 26 per un interno ansa 19,56, quindi possiamo dire un 20 mm
riguardante quella che è il suo bracciale. Lag to lag, andiamo a vedere il lag to lag su questo orologio. Difatti avrete visto anche le anse molto pronunciate, difatti arriviamo quasi a 49, abbiamo 48.8, lo spessore l'abbiamo visto in precedenza, siamo a 13,51 e poi se volessimo misurare, eccola qui la corona, siamo a 6,27. Molto bello questo accostamento perimetrale in campo beige sul contenuto matte che stiamo vedendo in questo momento. Super Seawolf, diciture riportate in corsivo ricordano un po' anche quelle di Blank Pen con 50 Fathom, e qui abbiamo il simbolo di Zodiac, ecco, lo stiamo vedendo in questo momento con un piccolo segnettino, oppure uno sporchino potrebbe essere a ore 2. Sono cose che abbiamo già visto in passato anche su brand molto più blasonati che ogni tanto ritroviamo quando li osserviamo da vicino. E scendiamo sulla scala invece ad ore 3, andiamo sul nostro disco data che ha un campo nero, vediamo in questo momento, quindi molto anche serio, elegante, riportato secondo quello che è anche il colore del quadrante, con questa cornice di richiamo, e scendiamo ad ore 6. Questo è lo Swiss Made, che ricorda orologio fabbricato in Svizzera anche per il suo calibro STP 3-13 che vedremo poi fra poco, e questa è la dicitura riguardante l'impermeabilità. Seguiamo la sfera dei secondi, 28.800 alternanze ora, che vediamo molto bene in questo campo. Ecco, le abbiamo viste, e riportiamoci verso il centro man mano sulle sfere trattate in super luminova che stiamo vedendo in questo momento, molto pulite, e andiamo a riflettere quella che è poi la sfera che troviamo delle ore, dove abbiamo una divisione fra l'applicazione sul luminova nella prima parte e nella seconda parte, per poi avere la visibilità anche al buio. Ecco, adesso io vi mostro il calibro all'interno, voi vi iscrivete a WatchFan, attivate la campanella delle notifiche, fate tutto con calma, però ecco, guardate la cosa particolare, prima di sollevare questo fondello su Zodiac Super Seawolf, è molto interessante perché le spine del bracciale, ovvero le spring bar, hanno due piccole appendici per rimuovere agevolmente quello che è il finale dall'orologio, in modo tale che voi possiate andare, ecco, facciamo una prova proprio in diretta. È uno sgancio del bracciale, ecco, che consente con facilità e in sicurezza di rimuovere tutto l'intero bracciale per andare poi a sostituirlo con, non so, un cinturino nato come in questo caso. Ma andiamo adesso a vedere quello che è l'orologio. Solleviamo il fondello e vediamo un po' che cosa troviamo all'interno. Questo è un calibro, vi ho detto che, eccolo qua, intanto il fondello, guardate, è molto spesso, pesante, ben realizzato, abbiamo tutta una fresatura unica da un solo particolare, da un solo componente, ed è riportato anche il simbolo di Zodiac sull'interno. E qui abbiamo la sorpresa. Questo è il calibro di cui vi ho parlato, che è l'STP 3-13. Si differisce dal precedente calibro perché in questo caso abbiamo, eccolo qua, un collo di cigno per regolazioni micrometriche di precisione, che vi offriranno poi dopo i risultati che vedremo insieme. Una cosa particolare poi di questo calibro, che è anche ben lavorato con perlage, quindi questo ne fa assolutamente un calibro elaboré, ma oltre ad essere un elaboré è anche un calibro che ha una precisione, una certa precisione che risponde ai requisiti COSC, quindi diciamo che può essere paragonato a un calibro COSC, ma avremo la certezza soltanto dopo, dove però la certificazione non è mai arrivata, quindi questo si potrebbe definire un COSC senza nomina. Andiamo a vedere anche le diciture interne
la specifica interna del nostro calibro, ben riportata, come vedete anche le referenze sul ponte della nostra trasmissione. Qui abbiamo il complessivo dell'automatico e questo è il collo di cigno che vedremo fra poco. Adesso non ho fatto particolare menzione a questo distanziale che stiamo osservando perché è realizzato, come state vedendo, in plastica. Plastica ovviamente favorisce quella che è la leggerezza dell'orologio, però sapete benissimo gli elementi plastici potrebbero avere una decadenza delle loro proprietà, però attenzione perché questo genere di plastica l'ho vista utilizzata in moltissimi orologi anche abbastanza datati. Prima del decadimento di proprietà di questa plastica, utilizzata in questo contesto come distanziale, quindi elemento statico, strutturale statico, privo di determinati carichi, se non quello della pressione del fondello sulla stretta, non ci sono particolari problemi, quindi non è assolutamente un problema. Potrebbe rendere l'orologio economico? Sì. Abbastanza cheap? Sì, ok. Però non sfavorendo quelle che sono le performance dell'orologio, anche perché le performance dal punto di vista della tecnica impermeabile è garantita da questo ed è importante che sia ben realizzato, e la cassa dell'orologio che stiamo vedendo ovviamente con la sua O-ring di tenuta. Altro concetto fondamentale riguardante quel requisito è l'inserimento del canotto, la chiusura della sua corona. Questo favorisce l'impermeabilità, il resto è affidato tutto a questo motore che vedremo fra poco. STP 3-13 Swiss Made. Qualcuno dice, si legge anche che STP, questa azienda del gruppo Fossil, produttore di motori orologeri, un po' come ETA, abbia diverse parti di fornitura orientale cinese su questo calibro. Potrebbe anche essere, non ci sono voci fondate riguardo questo, ma malgrado tutto, quando la componentistica maggioritaria sul calibro è almeno del 60%, il calibro si può definire Swiss made, quindi con un 60% della componentistica questa dicitura Swiss made è più che legittima su questo calibro. Quindi abbiamo un orologio realizzato in Svizzera. Questo è il famoso collo di cigno che permette la regolazione micrometrica di precisione riguardante proprio la nostra racchetta di regolazione che vediamo a scomparsa sotto il ponte dell'automatico, e proprio perché siamo sull'automatico andiamo a vedere cosa succede scollegando la nostra, eccola qua, eccolo qui, abbiamo fermato il nostro calibro, non abbiamo regolazioni ovviamente inerziali su questo volantino che vediamo realizzato. Questo dovrebbe essere un volantino realizzato in Glucidur, come stiamo vedendo, anche perché vediamo poi anche la realizzazione di questo multiplo perlage a tutto campo, si può dire, sia sulla parte della trasmissione che della parte dell'automatico che stiamo vedendo in questo momento, e abbiamo fatto ripartire perché eccolo qui, osserviamo anche adesso il lavoro svolto dall'invertitore, uno dei due invertitori, perché essendo un calibro di sviluppo come l'ETA 2824 abbiamo la classica architettura con un micro cuscinetto a sfera che stiamo vedendo in questo momento, tipico, con calettamento della vite, cianfrinatura che andiamo a vedere, e queste onde che stiamo osservando in questo momento alternate che riportano poi il nome di Zodiac sulla massa oscillante. Tutto molto bello perché questa volta, come vedete anche dal contrasto, le diciture su questo calibro sono incise. Su altri brand di stessa fascia abbiamo visto, ragazzi, molte volte che le diciture del brand proprietario del calibro dell'orologio sono invece riportate con inchiostro, quindi stampate. Invece qui su Zodiac tutto è inciso. Qui abbiamo la ruota corona di carica che interferisce con la ruota angolo, e sotto vediamo anche in profondità il pignone scorrevole. Di animo vintage questo orologio rispecchia quelle che sono le peculiarità dell'epoca ancora, l'essenzialità, quella di avere una visibilità che fosse di giorno garantita, e questo lo vediamo in maggior parte sugli orologi con una configurazione
cromatica diversa da quella che vi sto mostrando in questo momento, perché qui le sfere sono realizzate con vernice nera, mentre su quelli che sono proposti con inserto ghiera verde oppure con una tonalità blu sul quadrante offrono delle sfere colorate che offrono ancora un miglior contrasto rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Però lo scopo in questo momento è andare a vedere come si comporta al buio, quindi 3, 2, 1. Ed ecco, questa è la resa sicuramente ottima dell'orologio al buio, non abbiamo confusione particolare. Era apprezzabile sicuramente una continuità maggiore sulla sfera dei minuti verso il centro in termini di applicazione, anche se c'è sempre in orologi anche di brand concorrenti questa diversificazione fra la sfera dei secondi dei minuti, che è leggermente più grande alcune volte rispetto a quella delle ore come in Dox. Anche qui c'è una diversificazione, non come Dox ovviamente, però che possiamo vedere. Sicuramente comunque l'orologio, posso assicurarvelo, è visibile anche al mattino dopo 8 ore grazie proprio all'applicazione di questo Super Luminova, dove il dot a ore 12 è all'interno del layer in vetro, quindi non si può rovinare, è possibile che non vadano corpi estranei all'interno del dot, per cui ci possano essere dei problemi di visibilità. E nel frattempo qui c'è il campione, quello che a tendere poi sarà sostituito proprio da questo orologio, che ovviamente rimane imbattuto. L'SRP 777 è imbattibile a livello di design classico che stiamo vedendo, eccolo qua. È un orologio che sicuramente è visibile, e le quali proprio i punti di forza sono proprio la visibilità proprio al buio, che abbiamo anche confrontato in passato. Quindi questo era il capitolo riguardante la visibilità, e adesso andiamo però a vedere questo motore al banco come si comporta. Guardate, questa è un'immagine diversa dal solito, perché siamo partiti con un orientamento sulla verticale e abbiamo un più 3, 292-295 gradi di amplitudine, quindi sul filo dei 300, segnale pulito, un minimo di sfasamento che si presenta proprio quando alcuni orologi, in funzione anche del punto di innesto del pitone, possono presentare questo piccolo sfasamento di bit error. Andiamo a vedere invece, andando a variare la posizione dell'orologio, cosa succede. Guardate, questa è la prima posizione, qui siamo sulla verticale, il più 6 è soltanto un disturbo, quindi vediamo un attimino dove si ferma l'orologio. Eravamo sui più 3 nella verticale, ed è curioso andare a vedere dove si piazza adesso l'orologio. Io vi ricordo che abbiamo parlato di un orologio con una sorta di equipollenza sulla certificazione COSC, quindi un orologio COSC ma senza certificato, quindi sprovvisto di certificazione, che però sta ottenendo i valori, tolti questi 2 più 6 che sono dei disturbi, dei valori tipici di orologi COSC. Qui abbiamo un -1, continua ad andare, guardate il livello veramente sbalorditivo dell'amplitudine, 326 gradi di amplitudine, orologio che ecco adesso si è fermato a 0, che abbiamo sottoposto già subito alla nostra verticale in testa di apertura, ed è importante andare a vedere quelle che sono le variazioni proprio in questi punti che si presentano per verificare l'accuratezza dell'orologio. -1, 0, vi ricordo che era -3 circa sulla prima posizione verticale. Guardate, qui abbiamo l'orologio in verticale e sta continuando imperterrito a 314, e devo dire che questi sono fra i migliori dati che abbiamo visto insieme. Siete voi testimoni delle performance di questo orologio, che ho definito anche tra virgolette economico, un orologio di pura sostanza, quindi utile per tutti i giorni, senza infamia, senza lode, ma la lode va in questo caso assolutamente a questi dati, che sono paragonabili a un Rolex certificato COSC nuovo, oppure con diversi anni di impiego alle spalle, che vanno sempre a perseguire questi valori. Cioè, molte volte avete visto gli orologi impostati su questa posizione, molte volte,
e con calibri che hanno lo stesso tipo di architettura, ma mai abbiamo visto una precisione e un'accuratezza di questo livello. Qui perdiamo appena 20 gradi, forse perdiamo sui 20 gradi rispetto ai valori di prima. Questi devono essere dati che dovranno stupire tutti quanti. Ve lo dico perché sono certo, ve lo posso assicurare con certezza, è fra il miglior solo tempo che abbiamo mai provato qui su Watch Fan. Andiamo a spostare l'orologio e merita ancora osservare qualche secondo le performance di questo orologio che continua ad andare sui 300 gradi di amplitudine, tutto sulla verticale. Questi sono campionamenti che stiamo vedendo sulla verticale che hanno all'incirca soltanto 2 secondi, 3 secondi di escursione fra le varie posizioni che stiamo osservando. Guardate che, ripeto, è un orologio questo che ho regolato io, ma ciò non conta perché oltre al tecnico che va a regolare, al carburatorista, diciamo, anche la meccanica deve offrire supporto all'opera dell'uomo, altrimenti questi valori, ragazzi, non si potranno mai raggiungere. Andiamo a vedere, ecco, per ultimo il passaggio sulla conquadrante rivolto verso il basso, e anche qui più 3, il numero perfetto, più 3, 300, 03, vabbè, 03 ve ne ho già detto, è il bit error che si può presentare variando la posizione dell'orologio. Andiamo di nuovo, ecco, in presentazione, giusto per uscire dalle immagini, e guardate, veramente sono molto contento di questi valori, sono contento anche che voi possiate vederlo e quindi testimoniarlo insieme a me. Quindi ragazzi, le vostre impressioni, mi raccomando, le aspetto nei commenti. Nel frattempo io condivido le mie impressioni su questa macchina, che è una macchina formidabile, l'avete vista anche nelle prove funzionali, sicuramente paragonabile a orologi da migliaia e migliaia di euro in più, quindi con un taglio da 1000 euro voi portate a casa un orologio che è affidabile. Io l'ho provato anche dal punto di vista della tenuta, l'ho provato al mare, l'ho provato in diverse occasioni, perché lo scopo era quello di acquistare un orologio utilizzabile tutti i giorni in ogni situazione, un orologio leggero, l'avete visto, qui raggiungiamo 80 grammi con un cinturino nato, un orologio che non sentite neanche il polso. E poi il fatto storico, quello che dovesse essere un orologio che con la sua caratteristica rievocativa a livello storico potesse avere un'identità, e quindi con Zodiac sicuramente, se andate a vedere tutti gli spot, tutte le pubblicità dei vintage, ne vedrete a bizzeffe. E un'altra cosa, dal punto di vista della concorrenza, è un orologio che si affaccia su un mercato molto aggressivo, veramente su molti lati, in qualsiasi punto ci guardiamo, vediamo nomi altisonanti. Doxa, dove abbiamo una linea a tutto campo che dal 200 fino al 1000, passando per il 600, il 300, orologi che anche voi mi mostrate ogni tanto quando parliamo direttamente insieme su Instagram, WatchFan80, ve lo ricordo, il mio account. Per esempio vi ho detto Doxa oppure Edox con i suoi calibri certificati cronometro. Qui abbiamo invece un calibro che si potrebbe definire un COSC pending, se proprio volessimo dirlo, oppure un equiparato al COSC, perché abbiamo visto i gradi di tolleranza sono assolutamente all'interno della norma per quanto riguarda la temperatura attuale. Poi ovviamente bisognerebbe fare ulteriori prove, ma quello che a me basta è quello che avete visto, perché normalmente nell'esercizio comune di un orologio questi sono i fattori ambientali. Altre cose, caratteristiche, quando si acquista questo orologio si acquista un orologio che vi dicevo, dal punto di vista del design è abbastanza individuale, che quindi non assomiglia a molti altri, quindi deve anche piacere il colpo d'occhio. Se non vi piace sicuramente poi prenderete gusto, come ho fatto anch'io con questo orologio, indossandolo quindi tutti i giorni. Vi stavo dicendo, quindi dal Doxa abbiamo Edox, abbiamo Squale che ripropone anche Squale, molti orologi, è proprio Squale anche un'altra azienda che fornisce orologi e produce orologi dal DNA Diver, quindi anche confrontabile con questo. Sicuramente poi non mancheranno anche i paragoni in futuro proprio su questo canale se vi iscriverete proprio a WatchFan, quindi vi consiglio anche di attivare la campanella delle notifiche per tutto il seguito che vedremo assieme.
Va bene ragazzi, io vi saluto, spero che questo video sia stato interessante, l'orologio anche, io lo rimetto al polso e ci vediamo presto. Ciao!